Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, anche ascendente Scorpione, Luna è Scorpione o Venere è Scorpione. Oggi andiamo a vedere cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino, affinché tu possa emergere, tu possa sbocciare nella co-creazione con gli dei, che è la tarologia che facciamo nella nostra scuola, nel nostro canale. Quindi andiamo a co-creare con il tuo destino, andando a vedere cosa lasciare andare per aprire la porta della tua magnifica creazione. Allora, mettiamo il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, della cooperazione, la bellezza, l'amore e le infinite possibilità. Scorpione, cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino? Prima carta, andiamo a vedere la soglia. Cosa sei chiamata o chiamato a lasciare andare? Una vecchia storia che ti stai raccontando. 10 di spade. La fine di una pelle che non può più contenere quello che stai diventando. Questo è il 10 di spade. Ti sta invitando a lasciare andare qualche cosa che hai già capito essere finito, però una parte di te continua a portare. Non lo so, può essere un pensiero, una sofferenza, una storia che continui a raccontarti o su di te o su qualcuno, o su un evento. Anche un'identità che è nata da una ferita, perché quando veniamo feriti e non siamo ancora consapevoli si crea una corazza, una certa identità che ti fa riperpetuare sempre le stesse cose. Cioè il 10 di spade è il momento in cui la vita ti dice non puoi rinascere continuando a stringere ciò che appartiene a un ciclo concluso. Magari hai attraversato una situazione che ti ha segnato profondamente, una delusione, una perdita, un tradimento, quella sensazione in cui hai sentito di essere arrivata al limite, no? Magari una parte di te è rimasta lì, in quel punto della tua storia. Allora questa carta arriva per dirti che quel capitolo è finito. Puoi smettere di combattere contro quello che è già terminato. La sofferenza continua non perché l'evento sia ancora presente, ma perché continuiamo a portarne il peso dentro di noi. E allora qua io non lo so se stai facendo un cammino sciamanico con me, io te lo auguro fortemente, perché? Perché quei pesi si trasformano in leggerezza con la pacificazione degli spiriti, la porta del mattino, il programma dei 21 giorni che trovate qua sotto, come migliaia state facendo di voi, no? Quindi 10 di spade qua è una chiamata proprio a deporre le armi, a smettere di chiederti perché è successo. Analisi, no? Perché proprio a me? Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. Non arrivano perché hanno delle cause, arrivano perché hanno un fine. E il fine di ogni evento è la libertà da questi pesi. Quindi è questo. Questa carta ti chiede di lasciare andare proprio quella versione di te che è nata da vittima, come tutti noi, è nata per sopravvivere, e adesso invece può iniziare a vivere. Quindi nella realtà concreta questa carta può parlare della chiusura definitiva di un ciclo, o di una relazione, o di un modo di lavorare, o di un'abitudine, o una vecchia convinzione su di te. Quindi può essere vari aspetti, ma è questo. Però è un 10, cioè significa che è arrivato alla fine già. Vediamo il demone alleato, la ferita che continua a trattenerti, qual è? Allora, l'eremita, questa, guarda che bella questa immagine. L'eremita in questa posizione ci indica che cosa può rendere difficile lasciare andare questa vecchia fase. Il bisogno di ritirarsi, il bisogno di cercare risposte dentro di sé, che a volte è il rischio di rimanere troppo a lungo nella propria grotta. Cioè ogni cosa ha un lato in luce e un lato in ombra, no? Questa è la parte di te molto antica, cioè quella parte di te che ha imparato a stare da sola o da solo. È quella parte che quando soffre non cerca subito il mondo esterno ma si chiude.
osserva, cerca di comprendere. E questa parte è una tua grande alleata, perché ti ha dato profondità, ti ha dato nutrimento, ti ha permesso di conoscerti, ti ha insegnato a trovare risposte dentro di te invece di cercarle continuamente negli altri, no? Ma oggi in questa posizione questa carta ti invita a guardare anche l'ombra di questa qualità, perché a volte il bisogno di stare da soli può trasformarsi in un rifugio, a volte diciamo ho bisogno di tempo per me, però sotto sotto più profondamente può esserci un'altra voce tua che ti dice ho paura di farmi vedere così, ho paura di fidarmi ancora, ho paura che qualcuno possa toccare quella parte di me che è ancora ferita. L'eremita non è isolamento, è una persona che entra nella propria grotta per ritrovare la propria luce, ma poi arriva il momento di uscire. Magari il tuo demone qua alleato è proprio questa tendenza a proteggerti attraverso la distanza, no? A osservare tutto, a voler guarire completamente prima di tornare nel mondo. Però la guarigione in questa posizione, mi dice, non arriva soltanto nel silenzio, avviene anche nell'incontro, nel lasciarti amare, nel permettere agli altri di vedere chi sei davvero. Allora in questo momento della tua vita tu stai scegliendo questo silenzio perché ti nutre veramente o perché ti protegge da qualcosa che temi. Cioè la tua luce è nata per essere condivisa in questo momento. È come se tu dicessi ho imparato a sopravvivere andando dentro di me, adesso devo imparare a rinascere tornando nella vita. La grotta è stata la tua medicina, ma adesso il fuoco della lanterna, no? Nell'eremita di solito c'è la lanterna, in questa carta c'è la luna, vuole tornare a brillare nel mondo questa luce. Ok. Qual è il dono nascosto? Cioè cosa hai imparato da quello che lasci andare, il dono che contiene questa emozione. Stupendo. Guarda questo imperatore come dà le spalle a questa situazione qui. Questa è la capacità che hai acquisito, hai imparato a costruire dentro di te un luogo stabile dove stare. E nello yoga sciamanico è proprio c'è un luogo dentro di noi che si trova nel quarto chakra, che è imperturbabile, il luogo del maestro interiore della coscienza che è imperturbabile da qualsiasi evento esterno, no? Allora hai imparato a costruire dentro di te un luogo sicuro. Magari io vedo che tu hai attraversato momenti in cui tutto sembrava crollare, dei momenti in cui hai dovuto lasciare andare le persone, certezze, vecchie versioni di te. Ed è proprio grazie attraverso queste esperienze che hai scoperto che la tua forza non dipende più da quello che hai intorno. La tua forza nasce da dentro. L'imperatore è colui che ha imparato a governare il proprio regno, che non significa il controllo, significa essere presenti, essere responsabili di quello che è accaduto, responsabili della propria energia. È proprio quel saper dire questa è la mia strada, questo è ciò che scelgo, questo è ciò che non mi permetterò più di tradire. E qua ti invito fortemente a fare oggi o magari nelle prossime ore, nei prossimi giorni, l'arcano dell'imperatore che ho postato nel viaggio erotico degli arcani, per incarnare per sentire questo dono che già tu hai. Magari hai permesso, magari un tempo hai permesso delle situazioni o alle persone di entrare troppo profondamente nel tuo spazio. Forse hai cercato di trasformare tutto, no? C'è come se avessi voluto guarire tutto anche gli altri qua, ma l'imperatore ti insegna una cosa stupenda: affidarsi agli eventi significa creare il luogo sicuro dentro di sé. E nella realtà concreta può indicare anche la capacità di costruire qualcosa di solido per te, o una nuova posizione nel lavoro, una maggiore autorevolezza, o un progetto che prende forma, o proprio una stabilità nuova nella vita. Ma soprattutto parla di una trasformazione interiore, passare da chi reagisce agli eventi a chi invece sceglie come rispondere agli eventi. E se facciamo la pratica dell'imperatore anche nelle prossime ore, vedrai proprio, interiorizzerai questo. Perché ti dico di fare la pratica dell'imperatore? Perché adesso c'è una parte nella tua vita in cui sei chiamata o chiamato a riprendere il tuo potere.
va bene? Ecco perché ti dico questo, perché è fortissimo. E vediamo qual è la nuova visione, cioè chi puoi diventare oltre a questa soglia, la versione di te che nasce con questa prospettiva. E questa è allora, il 4 di denari è la consapevolezza del tuo valore. Allora, dopo aver attraversato una trasformazione profonda, no? Impari qua a proteggere quello che è sacro per te. Non dai più la tua energia ovunque. Non permetti più che tutto e tutti entrino nel tuo spazio senza saper fare una giusta distinzione. Perché il 4 di denari ti dice il tuo spazio interiore è prezioso, impara a custodirlo. E questa è una grande evoluzione per te, perché magari in passato hai conosciuto i due estremi, no? Dare tutto fino a svuotarti, oppure chiuderti completamente per non essere ferita. Nasce una terza via, restare aperto ma con radici, amare con confini, condividere senza perdere te stesso. Questa carta ti insegna che la sicurezza non viene dal trattenere tutto, viene dal sapere che anche se qualcosa cambia, tu rimani con te stessa o te stesso sempre. Perché la vera ricchezza non è ciò che possiedi, ma è la relazione che hai con ciò che possiedi. E quindi nella realtà questa carta può indicare proprio un periodo in cui costruisci proprio stabilità, metti ordine magari nelle finanze, non lo so, proteggi un progetto, crei basi solide, è un 4-4 qua. Scegli con attenzione dove investire il tuo tempo, la tua energia. È come se tu iniziassi a proteggere quello che è sacro per te, ma allo stesso tempo lasci pure che la vita continui a fluire attraverso il tuo cuore. È una distinzione sottile ma molto importante, cioè qua c'è sovranità interiore. Quinta carta, il fuoco del destino. Quale energia devi incarnare adesso per manifestarti pienamente, la qualità da risvegliare? Il mago! Allora, ragazze mie ragazzi, imperatore mago, ti invito a fare anche qua il mago, il podcast, il viaggio erotico negli arcani, perché è proprio la qualità da incarnare. Quando farai l'imperatore tu metti le basi per incarnare il mago. Il mago utilizziamo anche lì la spada magica dove spacchiamo questo 10 di spade nella pratica, ok? Allora, il mago. Dentro di te c'hai già tutto. C'è già tutto quello che ti serve per iniziare un nuovo capitolo. Allora, il mago non è colui che aspetta qualcosa dall'esterno, non aspetta qualcosa dall'esterno che cambi per sentirsi pronto. Prende quello che ha, cioè le sue esperienze, le sue ferite trasformate, le sue intuizioni, i suoi talenti e crea. Forse per tanto tempo hai pensato che prima dovesse cambiare qualche cosa fuori della serie. Quando avrò più sicurezza farò quello, quando avrò superato completamente sta paura farò quello, quando tutto sarà chiaro. No! Il mago arriva e ti dice inizia con quello che hai, perché la strada si rivela mentre cammini. Questa è la carta del più grande potere creativo, è il potere della sciamana, dello sciamano, è il tuo terzo chakra, è il radicalizzarsi di quello che veramente sei, cioè un creatore, il potere di co-creare con gli eventi, con il tuo destino, il potere di trasformare gli effetti del tuo destino. Ti ricordi il video Destino o Libero Arbitrio? Ecco, ti invito a guardare di nuovo quel podcast perché è proprio questo, tu cooperi con il tuo destino. Ti insegna il mago a diventare colui che usa quello che ha vissuto come strumento di creazione e non di abbattimento. Cioè la tua storia diventa la tua medicina, il tuo più potente alleato. Quello che hai attraversato diventa una risorsa fondamentale perché sai che grazie al potere che ti arriva da quello che hai attraversato tu puoi manifestare effetti diversi del tuo destino. Quindi hai un talento straripante qua. Quindi nella realtà concreta questa carta mi parla di un nuovo inizio. Qua c'è un progetto che prende forma, o una nuova attività, o una scelta creativa, o la capacità proprio di comunicare meglio quello che senti, di portare fuori quello che hai dentro. È una chiamata all'azione. È una chiamata a non aspettare il momento perfetto, perché il momento perfetto è quando inizi, quando senti di iniziare.
tu hai già un dono che possiedi forte, però stai aspettando di sentirti abbastanza pronto per usare quel dono. Non è così. Tu sei lo strumento attraverso cui la vita crea. Non devi cercare fuori il tuo potere, devi imparare a usarlo perché ce l'hai già, lo metti in movimento, lo crei. Quasi diventi l'alchimista della tua vita. Ok? Ok, allora andiamo a vedere se sta carta è il messaggio dell'anima. Quale porta si apre quando lasci andare? Guarda, se non è... Allora, tu nel silenzio ricevi tutte le intuizioni possibili e immaginabili. Quale porta si apre? È la papessa, è la grande sciamana qua. Sai che cos'è la papessa? Detta proprio papale papale. È quella parte di te dentro che sa, ancora prima di avere le prove. Magari per tanto tempo hai passato a cercare risposte fuori, a cercare conferme, a voler capire, controllare, anticipare. La papessa qua arriva e ti dice che tu sai delle verità che spesso la mente occulta, ha paura. Cioè, questa carta ti dice che non tutto ciò che è importante deve essere spiegato, molte cose devono essere solo sentite. E qua, dopo il viaggio del mago, no, che ti restituisce il potere di creare, la papessa ti insegna il potere della gestazione. Ci sono dei momenti in cui non devi fare, devi lasciare che qualcosa dentro di te maturi, come un seme nella terra, che sai che l'ha piantato, sai che c'è, però fuori non si vede. Allora, il tuo archetipo da buon scorpione conosce la trasformazione, ma a volte potresti voler accelerare il processo di questa trasformazione. Quindi la papessa invece ti dice: fidati dei tempi invisibili, perché non tutto ciò che sembra fermo è bloccato, il destino sta lavorando nelle profondità. Quindi nella realtà concreta questa carta può indicare un periodo di grande intuizione che avrai, di grande ascolto interiore, anche di studio, contenuti esoterici. Se fai con me percorsi sciamanici indica un periodo di grande studio che ti darà dei risultati straordinari, di preparazione silenziosa. Può invitarti a non rivelare tutto subito, a proteggere un progetto tuo finché non sarà pronto, a fidarti di ciò che percepisci. È la carta che mi parla della riconnessione con la tua saggezza profonda, non con quella che arriva dall'esperienza degli altri, anche se gli altri di qua ti dicono delle cose, ma tu sai altro sotto. Magari alcuni di voi stanno cercando delle risposte fuori, però una parte profonda di te conosce già la verità. Cioè nel silenzio della tua anima tu custodisci una conoscenza che nessuno può darti e nessuno può toglierti. E questo è il grande potere della papessa. E il mistero è colei che ascolta il mistero da cui nasce la creazione. Cioè non sei più colui che cerca la verità, è colui che ha imparato ad ascoltare la verità dentro. Grande sciamana, sciamano, eccolo. Guarda il mago come guarda la papessa. Semino, gestisco e manifesto. Allora, adesso la carta finale, frase medicina. E qua sta, tu hai il potere di creare a mezzo delle emozioni più sotterranee. Qua c'è il 5 di denari. Perché tutto ciò che il mondo relega nell'ombra giudicandolo sbagliato, tu lo acchiappi, lo prendi, ne fai un potente alleato e costruisci il nuovo mondo. Allora, ritorniamo al nostro viaggio qua. La fine, il ritiro, la conquista del potere, la creazione, l'ascolto interiore. Arriva una delle emozioni più antiche, la deapenia, la paura della mancanza, che è una paura originaria, nasce proprio dal paradiso perduto delle origini, no? Del sentirsi fuori dalla bellezza della vita, dal paradiso perduto. Allora, questa carta arriva per insegnarti una delle verità più profonde che esistono. Non sei mai veramente separata dalla fonte della vita. Il 5 di denari mi parla di quei momenti in cui una parte di te si sente fuori
fuori dalla bellezza, fuori dall'amore, fuori dalla sicurezza, fuori dal sostegno. Ma questa carta ti dice che la ferita non è l'assenza dell'amore, è l'incapacità in quel momento di riconoscerlo. Ricordati il mito di amore psiche, è questo, che l'ho spiegato nel video sugli amanti, il podcast degli amanti. A trasformarti attraverso le prove. Perché il 5 di denari ti porta una medicina molto importante, imparare anche a ricevere. Non devi sempre attraversare tutto da solo o da sola, non devi sempre essere colui che resiste, non devi dimostrare di essere invulnerabile, perché anche il guerriero ha bisogno di un fuoco, no? Un fuoco, che si accende il fuoco davanti a cui riposare. Quindi questa parte ti chiede di incontrare quella parte di te che ha paura di non essere abbastanza, la parte che teme di non meritare, la parte che ha imparato a proteggersi dalla delusione chiudendo il cuore. Perché il messaggio dell'anima è questo. La tua ferita è il luogo dove tu incontri una nuova forma di amore con cui prosperare. Quindi magari tu scoprirai che magari hai passato un periodo in cui stai passando un momento in cui è importante accettare, aprirsi a nuove risorse, non isolarsi nei momenti difficili. Mi può anche parlare di una trasformazione economica qua, o pratica, in cui stai imparando a costruire una sicurezza più autentica. Perché il dono più grande interiore è scoprire che la tua forza è la capacità di lasciarti raggiungere dalla prosperità. Quindi qua ragazze e miei ragazzi mi dicono che tu sei sostenuta, sei sostenuto. Ripeto, non lo so se stai facendo un cammino sciamanico, però lo scorpione in questo caso mi parla di un grande sciamano che prende le emozioni più sotterranee come la dea Penia e la incontra per farsi dare sostegno. Questo si riflette nella realtà con persone che ti danno sostegno anche, con dei veri e propri spiriti guida incarnati. Questo viaggio è incredibile perché si apre col 10 di spade, la morte di una vecchia identità, e si chiude col 5 di denari, che è l'incontro con la ferita più antica per poterti finalmente emergere, no? Che è quella di sentirsi separati dal paradiso perduto. E in mezzo c'è una vera trasformazione qua: dal dolore nasce il silenzio, dal silenzio nasce il potere, dal potere nasce la creazione, dalla creazione la saggezza. La tua vera forza sta nella tua vulnerabilità, che ti permette di farti sentire toccata dalla vita ancora. Non so se hai visto il video Wabi Sabi che ho fatto, lettura tarocchi Wabi Sabi, è questo, perché questa è una delle letture più potenti in merito al potere creativo. Perché tutti scappano da questa emozione, non manifestando nulla. Invece tu sì, hai questa possibilità. Vediamo qual è l'animale guida in questo caso. Vabbè, io se proprio ti devo dire, lo so che molti di voi volete che ve lo dico, che sta facendo un cammino forte, sciamanico. Come pratiche c'è l'imperatore, il mago e la papessa, che trovate sempre sul viaggio erotico degli arcani. Vediamo l'animale. L'autosufficienza, guarda che bella questa tigre bianca. Ah no, leopardo delle nevi, non è una tigre bianca. Allora dice, sei molto indipendente e a volte solitario, guarda se non è l'epilogo. La integrità è importante per il tuo miglior risultato. Allora, envolve tu sei con invisibilità e cammina con... allora, evolvi il tuo essere con invisibilità, la papessa, e cammina con gli sciamani. Usa la tua intuizione, qua, mago, papessa, e lascia che la tua vita si manifesti nella perfezione silenziosa. Cioè, i veri maghi lavorano in segreto, gli sciamani non si fanno vedere. Ragazze, questa è una delle stese più misteriche che ho fatto, cioè più eccitanti da un punto di vista proprio energetico, ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.